Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet, io sono Simona ed oggi vi mostrerò cosa realizzo con gli avanzi di cordino della borsa Dora e del cestino portaoggetti. Entrambi i tutorial li trovi qui sul canale, kit e materiali invece sul mio shop online. Uncinetto di lavorazione 3,5. Facciamo un cappio e avviamo 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante. Intanto lavoriamo i primi 9 punti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nell'ultima catenella, la decima, andiamo a lavorare 3 punti bassi. 1, 2 e 3. A partire dal punto successivo lavoriamo 8 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ultimo punto lavoriamo invece 2 punti bassi. 1 e 2. Primo giro completato. Magari metto un marcapunti nel primo punto così riuscite a seguirmi meglio. Nel punto successivo iniziamo il giro numero 2, lavoriamo 2 punti, 1 e 2. E vado a marcarmi il primo dei 2 perché è il primo punto del giro numero 2. A partire dal punto successivo lavoriamo 8 punti bassi, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nei 3 punti che abbiamo successivi lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nello stesso, 1, 2, ripetiamo nel secondo punto, 1, 2 e ripetiamo nel terzo punto. Fatti i 3 aumenti, continuiamo lavorando un punto basso nei prossimi 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negli ultimi 2 punti che ci rimangono lavoriamo un aumento, quindi 2 punti nello stesso nel primo, 2 punti nello stesso nell'ultimo. Secondo giro completato. Continuiamo per il giro numero 3. Nel primo punto lavoro un punto che vado a segnare col marcapunti. Nel punto successivo lavoro un aumento, 2 punti nello stesso, 1 e 2. Nei prossimi 8 punti lavoro un punto basso, e nei prossimi 6 punti alternerò per 3 volte un punto basso, un aumento, 2 punti nello stesso nel successivo. Per la seconda volta un punto basso, un aumento nel punto successivo. Per la terza ed ultima volta un punto basso e un aumento nel successivo.
Proseguiamo con gli ultimi 8 punti bassi. E negli ultimi 4 punti che ci rimangono alterniamo per l'ultima volta un punto basso e poi l'aumento nel punto successivo, 1 e 2. Nel primo un punto basso e nel secondo un aumento. Iniziamo il giro numero 4. Da qui in poi lavoreremo semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante. Cinque, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Terminato il giro numero 1 di soli punti bassi, 34, continuiamo per il giro numero 2 e per i successivi finché non alziamo il nostro lavoro e raggiungiamo all'incirca 12-13 cm di altezza. Ultimo punto basso. Dunque in totale ho fatto 15 giri lavorando soltanto 34 punti bassi, ma in totale, contando i primi 3 giri della base degli aumenti, sono 18 giri. Adesso nei prossimi 3 punti andiamo a lavorare dei punti bassissimi, 1, 2, 3, vabbè, facciamone anche 5. Prendiamo un po' di cordino che ci servirà per andare a bloccare il cordino in eccesso. Ok, bene, lavoro quasi completato. A questo punto ultimiamo il progettino realizzato con gli avanzi con un accessorio fondamentale, indispensabile. Prendo la chiusura click e faccio coincidere le due estremità del mio progetto alle due estremità della chiusura, dove ci sono i chiodini. Così, 1 e 2. Esattamente in questo modo, e poi andiamo a sistemare tutto il resto. Una volta ottenuto questo risultato possiamo prendere ago e filo per cucire e andare a fissare la chiusura alla lavorazione all'uncinetto. Intanto vado a bloccarmi il filo, poi inizio a cucire. Punto basso con foro. Ci vuole un po' di pazienza ovviamente, però
ci sono pochissimi fori, la chiusura è piccola, è fattibile. Ok, insomma, si procede così e ci vuole un po' di pazienza, però ce la facciamo. Una volta che cuciamo la prima metà, riprendiamo un filo nuovo e andiamo a cucire l'altra metà. Ci vediamo alla fine, così le chiudiamo insieme e vediamo il risultato finale. Non vedo l'ora, sono molto curiosa. Bene, amiche ed amici, progetto completato. Ho cucito prima una metà e poi l'altra, proprio come vi dicevo prima. I due lati sono liberi, non sono stati cuciti. Ho cucito soltanto tutti i fori. Quindi questo è il risultato. Non ci rimane che chiudere il nostro portamonetine vintage e voilà, questo qui è il risultato, troppo grazioso. Tra l'altro è anche bello spazioso perché non è affatto piccolo, misura 14 cm, 9 cm, 10 cm all'incirca e qui abbiamo una profondità che non guasta da 2 cm. Troppo bello, mi piace, ottima idea regalo, un ottimo prodotto da proporre nelle bancarelle handmade estive per via del valore economico low cost rispetto ad una borsa, no? È ottimo progetto per eliminare gli avanzi di filato che tutti noi sicuramente abbiamo. Bene, amiche ed amici, spero che anche questo mini tutorial vi sia stato utile, spero che possiate anche voi riutilizzare gli avanzi di cordino, di filato che avete a disposizione per realizzare qualcosa di unico. Io finalmente ho completato con un ulteriore accessorio la mia borsa d'ora, appunto ventagli. I tutorial degli altri due progetti li trovate sempre qui sul canale, mentre kit e materiali sul mio shop online momiscrochet.it. Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, vi aspetto nel prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino!